Ciao cari follower, benvenuti su Segreti Turchi. Prima di iniziare, ricordate di iscrivervi al canale, mettere un like e condividere questo video con chi ama il dietro le quinte del mondo delle stelle. Mettetevi comodi, perché oggi vi porto una storia calda, scintillante e piena di sottintesi. Il nome che ha scosso il gossip turco torna a far parlare, e al centro della tempesta ci sono Gökberk YLDRM e Cemre Arda. Capita che il glamour di Madrid diventi il teatro di rivelazioni inaspettate. Proprio lì, tra flash, tappeto rosso e una platea internazionale, Gökberk YLDRM ha attraversato la folla con la sicurezza di chi è abituato alle luci puntate addosso. Una serata di premi, abiti perfetti, lingue che si mescolano, voci che corrono. Un giornalista si è fatto avanti con una domanda audace, di quelle che sanno accendere i commenti in rete. Se l'alchimia tra Cemre Arda e il suo partner sullo schermo dovesse trasformarsi in qualcosa di reale, che tipo di coppia sarebbero? Una frase, un punto di domanda lungo come una notte insonne, e poi il microfono teso verso Gökberk. Lui si è fermato, un sorriso appena accennato, lo sguardo che contiene più pensieri di quanti ne voglia mostrare. E la risposta è arrivata come una piccola scossa, più sorprendente del previsto. Cemre e il suo partner non vivranno mai un amore vero. Nella vita del collega di Cemre c'è una donna molto presente. Non la tradirebbe mai, condividono qualcosa di speciale. Per un istante, il red carpet ha trattenuto il respiro. Quelle parole, così nette e così private, hanno fermato il tempo. Poi Gökberk ha ripreso a parlare, con calma. Cemre è una donna fortissima. Ho un grande rispetto per lei e per il suo lavoro. Se parliamo di recitazione, sia lei sia il suo partner stanno facendo un lavoro straordinario. Il mio unico augurio è che siano sempre felici. Non è la prima volta che la vita di Gökberk YLDRM in Spagna diventa notizia. Tra eventi di beneficenza, presenze in gale internazionali e una serie di apparizioni pubbliche che hanno fatto impazzire i fotografi, i tabloidi iberici hanno sussurrato a lungo di una nuova frequentazione, una giovane attrice di Madrid avvistata spesso negli stessi salotti dove compariva anche lui. Hanno iniziato a chiamarli la nuova coppia di potere, una definizione che fa gola a chi scrive titoli e alimenta fantasie. Eppure, nonostante quelle immagini e quelle voci, molti hanno letto nelle parole di Gökberk verso Cemre un segno diverso, maturità, rispetto. Un modo elegante per chiudere i cerchi del passato senza rinnegare nulla. Altri, invece, hanno intravisto in quel sorriso trattenuto un'ombra di gelosia, come se il cuore avesse ancora qualcosa da dire che la bocca non osa confessare. È bastato che la clip dell'intervista volasse sui social perché gli sguardi di tutti si spostassero di colpo sul set, dove lavora Cemre Arda. Si è parlato del suo collega e della compagna di lui, rimasta nell'ombra ma improvvisamente percepita come figura centrale di una storia che, in teoria, era solo finzione. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati, almeno per ora. Eppure, voci vicine alla produzione hanno raccontato che lei, la compagna del collega di Cemre, avrebbe trovato quelle frasi un po' troppo personali, come se una linea invisibile fosse stata superata davanti a una platea globale. E Cemre? Le persone a lei vicine dicono che conosce bene i giri del gossip e sa difendersi con il silenzio. Eppure, pare che al sentire quelle parole di Gökberk abbia provato una fitta, un fastidio sottile, un po' troppo dirette, avrebbe confidato, senza però cedere all'impulso di replicare. La sua risposta, se così può chiamarsi, è arrivata su Instagram la stessa notte, una storia semplice, su fondo scuro, con una frase che ha incendiato i commenti in pochi minuti. Le verità sono silenziose, perché non hanno bisogno di applausi. 8 parole, una carezza e una lama. Subito il web si è spaccato tra chi ha applaudito la classe di Cemre e chi ha letto tra le righe un addio definitivo a ogni intromissione del passato nel suo presente. Intanto, sul set, le macchine da presa hanno continuato a girare, ma con l'aria più tesa del solito. La pressione mediatica si è fatta sentire, come un ronzio che non si spegne. Un membro della troupe ha confidato alla stampa. Cemre è una professionista vera, tiene la barra dritta anche quando tutto attorno scricchiola.
Ma in questi giorni il peso si avverte. Vorrebbe solo lavorare, lasciare che parlino le scene. Eppure gli indici di ascolto volano alti, più alti di prima, e l'intesa sullo schermo resta magnetica, uno di quei fuochi che lo spettatore percepisce immediatamente. L'entourage di Cemre, però, non ha lasciato margini al fraintendimento, nessun coinvolgimento fuori dal set, nessuna romance che travalichi i copioni. Tutto resta professionale, tutto resta dentro i confini della fiction. Nel frattempo, un'altra indiscrezione ha iniziato a farsi largo, quella di un nuovo inizio europeo per la carriera di Cemre Arda. C'è chi giura che stia già parlando con una produzione del continente per un progetto diverso, forse in lingua straniera, forse pensato per farle prendere aria lontano dai riflettori troppo ravvicinati di casa. C'è chi la immagina a Parigi, chi a Roma, chi in una serie prestigiosa girata tra Berlino e Lisbona. Sarebbe un modo per ridefinire i confini, per trasformare la pressione in opportunità, per voltare pagina senza cancellare nulla. E Gökberk. I suoi passi in Spagna continuano a brillare. La stampa europea gli dedica pagine e scatti, gli inviti ai grandi eventi non mancano e quel chiacchiericcio sulla sua vicinanza a un volto della scena madrilena non si spegne, anche se nessuno dei due ha mai offerto conferme. Così, nella geografia del gossip, le loro strade restano parallele, lei regina del piccolo schermo turco, lui presenza carismatica che affascina i media internazionali. Due fusi orari, due platee, due destini che ogni tanto si sfiorano in un titolo, in un ricordo, in una frase inaspettata su un tappeto rosso. Resta il fatto che Gökberk YLDRM e Cemre Arda hanno chiuso la loro storia da tempo. Eppure, per qualche ragione, i loro nomi non smettono di incontrarsi nei titoli e nelle conversazioni. Sarà per quell'intesa che nessuno ha mai saputo raccontare davvero, sarà per le scelte che li hanno portati in direzioni diverse, sarà per l'eco che le storie importanti lasciano, anche a distanza di anni. Forse le parole di Gökberk a Madrid sono state il modo, elegante e insieme pungente, di ricordare a tutti da dove vengono e dove non vogliono più tornare. Forse no. Forse sono solo un riflesso di come funziona questo mondo, una frase, un video, un vortice. Intanto, raccolte le reazioni, i fan si dividono. C'è chi difende Gökberk, ha parlato con rispetto, ha messo dei paletti e ha fatto capire che non si scherza con i legami veri. C'è chi, invece, si mette dalla parte di Cemre, non aveva bisogno di essere nominata in quel modo, non serviva riportarla in una scena che aveva già lasciato. In mezzo, ci sono coloro che sognano sempre e comunque il lieto fine, quelli che sperano in un ritorno di fiamma anche quando la logica direbbe di no. E poi ci sono i più pragmatici, che guardano al dato nudo e crudo, ascolti altissimi, interviste che diventano trending topic, la macchina del successo che macina ogni emozione e la trasforma in spettacolo. Le ore successive all'intervista sono state un susseguirsi di piccoli dettagli che, come sempre, diventano grandi quando si parla di volti così amati. Si è detto che Cemre abbia chiesto maggiore riservatezza sul set, che la produzione abbia rafforzato le regole per la stampa, che il collega di lei abbia preferito sottrarsi a ogni domanda personale. Qualcuno ha persino raccontato di aver visto Cemre seduta in silenzio tra una scena e l'altra, gli occhi fissi su un punto, come se stesse lasciando scivolare via ogni rumore per tenersi stretta a solo ciò che conta davvero. Che sia vero o no, è un'immagine che resta, un'attrice al centro dell'uragano, che sceglie la fermezza del lavoro al posto del clamore. C'è anche chi ha provato a leggere più a fondo quella storia su Instagram. Le verità sono silenziose, perché non hanno bisogno di applausi. Ci sono verità che si dicono senza microfoni, verità che si custodiscono, verità che non devono convincere nessuno perché ci sono, semplicemente. Forse, con quella frase, Cemre ha voluto dire che ogni rumore ha vita breve davanti alla realtà delle sue scelte. O forse ha voluto ricordare a se stessa che i sentimenti che contano non hanno bisogno di scenografie. In tutta questa altalena, il presente di Gökberk sembra viaggiare veloce, tra impegni, voli e serate in cui la stampa lo insegue da un angolo all'altro del mondo. C'è chi nota che il suo stile è cambiato, più sobrio, più adulto, come se volesse che a parlare fossero le azioni e non le apparenze.
In qualche dichiarazione successiva, ha ribadito lo stesso concetto di Madrid: auguro solo felicità a chi lavora con tanta dedizione. Il resto non mi riguarda. Ma il dettaglio che tutti ricordano, alla fine, sono quelle parole sul collega di Cemre e la sua compagna, pronunciate con sicurezza e un velo di conoscenza personale. Come le sapesse davvero. Come a dire, io non punto il dito, ma so di cosa parlo. E se il capitolo europeo di Cemre dovesse davvero aprirsi, c'è da scommettere che sarebbe con la cura di chi non vuole fuggire, ma scegliere. Un progetto al di là dei confini può essere una fuga o un approdo, nel suo caso, suona come un'evoluzione naturale. L'idea che possa mostrarsi a un pubblico nuovo la galvanizza, raccontano gli amici, e quella carica potrebbe essere proprio il modo giusto per trasformare un ciclone mediatico in vento a favore. Le opportunità chiamano, la vita scorre, i titoli cambiano, ma l'essenza resta. Così, nella somma delle cose, restano due immagini forti. La prima, Gökberk YLDRM sul tappeto rosso di Madrid, una pausa misurata, un sorriso che non dice tutto e una frase che spacca l'opinione pubblica. La seconda. Cemre Arda che sceglie il silenzio consapevole, un lavoro impeccabile, un pensiero lasciato scivolare sullo schermo del telefono che diventa coro. E tra queste due immagini, tante strade possibili, una nuova serie, una prima internazionale. Un red carpet lontano da casa dove, forse, un giorno le loro rotte torneranno a incrociarsi per un saluto, uno sguardo, un grazie. Per adesso, l'unica certezza è quella che lo stesso Gökberk ha messo in chiusura del suo discorso: il mio unico desiderio è che siano sempre felici. È una frase semplice, ma alla fine è il punto. Forse quella felicità appartiene a due mondi diversi, due storie che non si sovrappongono più. Forse la felicità è proprio lasciarsi scorrere, oltre i titoli e oltre i sussurri. E chissà, magari quel silenzio che non ha bisogno di applausi è la risposta più vera che potessimo aspettarci. Se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di iscrivervi, mettere un like e condividerlo con gli amici. Grazie per essere rimasti con me fino alla fine. Vi abbraccio da Segreti Turchi, prendetevi cura di voi, e ci vediamo nel prossimo video.